Stefano Mazzone, executive chef del Quisisana di Capri. Sono già in imbarazzo. No, non essere in imbarazzo. Intanto ti ringraziamo per aver accettato di dialogare con il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea È un grande e onore. l'onore è nostro e anche un immenso piacere. E io ti chiederei proprio questo, come comincia il tuo rapporto con la cucina, la tua storia proprio? Beh, comincia come comincia per qualunque essere umano, dalla madre, dal grembo materno in poi. E questo è un attaccamento che ci resterà per tutta la vita. Chi ha un po' di memoria del palato, l'abbiamo tutti, ma insomma è importante ricordarselo ogni tanto che ce l'abbiamo. Ritorna sempre al gusto materno, a quelli che sono i ricordi materni, no? Quindi è l'imprinting materno che ti ha aperto proprio la via verso il sapore, verso la conoscenza attraverso il sapore. Sì, e poi dopo la mancanza, perché sono figlio di un insegnante di matematica e fisica che perciò cucinava come tutti gli insegnanti, tu ne sai qualcosa, pochissimo, no? Ma avendo una famiglia a cui badare, insomma, noi siamo stati grandissimi consumatori di pasta al pomodoro perché ovviamente era la cosa più semplice, più facile da fare. Questa mancanza, questa monotonia ha scatenato e scatena spesso la mancanza, è nella mancanza che uno scopre il desiderio di qualcosa di diverso, no? E la fantasia spesso nasce da qualche mancanza, no? Sì, come nelle favole, no? L'eroe manca sempre qualcosa e si mette alla ricerca di quella cosa. Che è un E- po' quello che manca oggi, perché siamo pieni di tutto. sì. I grandi psicologi ci dicono proprio questo, che siamo troppo subissati di cose inutili che poi non permettono a questi ragazzi di diventare persone, di costruirsi una esistenza sana come quella che abbiamo avuto noi. Sì, un'esistenza costruita attraverso il desiderio, mentre oggi spesso hai ragione, la soddisfazione del desiderio viene prima del desiderio. E quindi ecco appunto, il tuo cammino attraverso il desiderio, quindi come è cominciato? Come hai deciso di fare questo mestiere? Ho deciso perché spesso quando mi è capitato di incrociare qualche amico e qualche conoscente nella fase, diciamo, successiva alla scuola dell'obbligo, sai, si fanno spesso quei test di attitudine. Qualche scienziato disse a nostra madre, che sono fratello gemello, perciò è una sorte che è capitata a entrambi, che saremmo stati più affini ad una scuola professionale, qualcosa insomma che avesse a che fare con il lavoro manuale, no? E questa è una cosa che mi ha colpito allora ogni tanto quando ci rifletto mi colpisce ancora adesso perché spesso eh, c'è un'ignoranza diffusa nel non dare il giusto valore ai lavori manuali, che sono l'essenza della nostra grande cultura italiana, dalla più piccola alla più elevata, che è quella della scienza, dell'intelletto, che si esplicano poi attraverso delle cose manuali, no? O hanno, Assolutamente. perciò, però è stata una fortuna, avrei fatto probabilmente architettura seguendo la mia indole o qualcosa che avesse a che fare col disegno al quale sono molto appassionato. Perciò è sempre qualcosa che abbia a che fare con la creatività, anche se poi anche in questo c'è sempre da dire la creatività cos'è? Ma è qualunque cosa, non trovo io, trovi creatività nel carcere, dove è impensabile trovare creatività, no? Invece è sempre quel discorso della mancanza. E lì la mancanza è tanta, no? Quindi, certo. Dove è assoluta c'è forse grandissima, grandissima fantasia e creatività. E creatività, è vero. Perciò senza nulla togliere alla matematica che ha bisogno di grandissima creatività, no? Sì, c'è creatività in qualunque cosa noi facciamo, in qualunque lavoro. E questa diffidenza verso il lavoro manuale che dici tu poi ci fa capire anche perché fino a pochi anni fa si pensava che la cucina
non fosse una cultura o fosse una cosa di serie B, cosa che per fortuna adesso sta finendo, no? E infatti dopo il periodo scolastico, proprio questa incultura della cucina mi fece allontanare per un breve periodo, fino a quando poi ho riscoperto la vera passione e quello che mi ha riportato con grandissima energia e forza di nuovo verso questo grandissimo, bel settore che racconta poi la nostra cultura italiana, no? Certo. Come tutte le cucine del mondo raccontano la cultura dei popoli in cui, da dove arrivano. Dove arrivano, sì, poi un paese come l'Italia dove il cibo ha un'importanza fondamentale non solo sul piano nutrizionale ma sul piano culturale, identitario, sul piano della convivialità, costruisce legame sociale, no, il cibo. Ma chi sono stati i tuoi modelli e i tuoi maestri? Ne ho avuti diversi, due diciamo dell'ultima fase, cioè quella del dopo consapevolezza, sono stati Heinz Beck e Gualtiero Marchesi, prima Simone Marchesi e poi Heinz Beck. E prima ancora gli amici, le persone con le quali spesso mi confrontavo in età adolescenziale e dove coltivavo dentro di me questa passione, ma non ancora in modo consapevole. Quindi però intuivi già che quella poteva essere la tua strada. Sì, E quindi prima Gualtiero Marchesi. Com'è sì. nato il rapporto con Marchesi? Un rapporto bellissimo, come tutte le persone che sono passate da una persona illuminata come il signor Marchesi. Nasce perché allora c'era come chef Andrea Berton, un friulano, di grande cultura manuale anche lui, di grande mestiere. Gli arrivò il mio curriculum perché un amico lo mandò e mi disse ci penso io, non ti preoccupare, lo mando io. Non avevo grandissima intenzione di andare dal Marchese che conoscevo a stento, e quando il curriculum arrivò Andrea Berton vide subito che arrivavo a Treviso e per quella fama che i trevigiani hanno di essere gente operosa, gente Certo. di sani principi del lavoro, e anche del sacrificio, di avere un'attitudine spiccata verso il sacrificio e un attaccamento al lavoro particolare. Sono stato immediatamente contattato e sono entrato nella grande famiglia del signor Marchesi, una persona che ha lasciato dentro tutti i propri allievi un segno veramente importante. La pacatezza, la signorilità, la cultura, eh, la curiosità. Ha oltre 80 anni sempre un'immensa curiosità verso tutto e verso tutti. E questo un po' mi accomuna a lui. Poi il suo stile di cucina che è stato il primo grande segno di cambiamento della cucina italiana degli ultimi 40 anni. Un passaggio fondamentale da un'epoca operaia all'epoca signorile, no? A cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. Quindi tu per esempio uno chef come Peppino Cantarelli lo consideri il simbolo di una cucina ancora operaia o di transizione? Beh, c'è una grandissima cultura contadina e questo non voleva dire solo operaia perché è forse un concetto un po' diverso, ma la ricchezza di tutto il patrimonio contadino di quel periodo è espresso da un grandissimo autore. I culatelli, i leggendari culatelli, chi non se li ricorda. Curati come bambini. Curati come bambini e portati in giro per l'Italia con la sua mitica Porsche, Sì, riconoscibile ovunque, voglio dico dire. sì, sì, è vero. E nello stesso tempo poi Mirella, la moglie, che era la vera anima dei fornelli,
che aveva molto della donna contadina, della sapienza contadina. della sapienza contadina e che esprimevano la ricchezza di quella cucina, la ricchezza non solo in termini calorico, ma la ricchezza culturale di quella cucina. Sì. Ricordo ancora la Savarén di riso di Peppino Cantarelli, questa meravigliosa corona di riso guarnita di lingua, funghi. Detta così non si capisce bene, in realtà era una specie di equilibrio aureo strepitoso dove c'era da una parte l'anima francese di Parma e dall'altra parte però il meglio della cucina contadina italiana, sublimato naturalmente. Che è uno dei piatti più rappresentativi dei Cantarelli di quel periodo, che poi è stato ripreso da tutte le grandi riviste negli anni successivi, una fra tutte ricordiamo la Gran Gourmet che non c'è più, che non esiste più, ahimè, ma una rivista che ha lasciato un bellissimo segno nel panorama gastronomico italiano e attraverso la quale poi molti di noi ragazzi, non avendo vissuto quei tempi, li hanno studiati con questo strumento stupendo che era questa rivista mensile. Sì, è vero, è vero. E poi accanto a Cantarelli tu, non so, che cosa pensi di Angelo Paracucchi? Beh, ricordo proprio da Marchesi, non avendola vissuta in modo temporale, ma mi era rimasta comunque una sorta di macchia, di scia di questa polemica tra le due grandi cucine di quel tempo, no? Questa grandissima ispirazione personale di Marchesi che rompeva un po' gli schemi e quella tradizionale classica di un altro grande interprete della cucina italiana, Paracucchi. Ed è rimasto, credo che i cuochi della mia generazione ancora si ricordino di questa grande polemica, credo dei fine degli anni 70, no? Sì, fine anni Poi 70. inizio anni 80, io sono stato a Marchesi 22-23 anni fa e ancora se ne parlava, insomma, a distanza di 20 anni da questa polemica famosa, no? Sì, Perciò è rimasto, ed è un po' quello che c'è ancora oggi e che penso rimarrà sempre nei momenti in cui il nuovo si affaccia in una tradizione molto forte come quella italiana. Ed è giusto anche che sia così, perché io ecco, non vedo nella contrapposizione il senso della cosa, vedo piuttosto come giuste, sono accogliente io nei confronti di uno e dell'altra, ma sapendo che ognuno dei due ha il proprio valore. proprio certo. Sì, Ma non sono in contrapposizione, è questo che è sono importante. complementari. Sono complementari, non diamo valore alla tradizione che ha grandissima importanza nella nostra cultura, nel nostro modo di essere. Beh, tu sei un antropologo, lo capisci, no? Dovresti spiegarlo tu a noi probabilmente, ma non ripudiamo in modo assoluto l'innovazione, che è quello che porta poi ad essere fra 20 o 30 anni la tradizione Certo, di certo. allora. Infatti, molte delle cose che Marchesi e Paracucchi proponevano allora, che spesso facevano fremere di indignazione i benpensanti della gastronomia, adesso invece sono la nostra tradizione, come dici tu. Ancora di più, il futurismo, che ahimè in Italia comprensibilmente anche in questa fase sociale, in questo momento di guerra è attualissimo, fascismo, comunismo e nazismo, no? Abbiamo la più grande corrente artistica, quella che il mondo ci invidia da sempre, noi siamo quelli che ne parliamo di meno e ha avuto una grandissima influenza anche sotto l'aspetto enogastronomico, quello che i futurismi facevano con probabilmente altri intenti, poi sono stati ripresi a distanza di 30, 40, 50, 60 anni e sono diventate parte del nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Quello che noi chiamiamo oggi tramezzino lo chiamiamo
traducendo il sandwich che fino ad allora era imperante. Invece se abbiamo un termine come tramezzino lo dobbiamo proprio ai futuristi. Se abbiamo commistione tra carne e pesce è per quella, dobbiamo ricordarlo in quel periodo, anche se è ancora antecedente, perché già i romani lo facevano. Ecco, è sempre una questione poi di consapevolezza, di cultura e di sapienza, no? Quello che noi pensiamo essere magari innovativo oggi non sempre lo è. Sì, forse una riedizione con un nome diverso e in questo senso i futuristi sono stati dei geniali sdoganatori di cose che forse venivano da lontano e a cui loro però hanno dato dei nomi. Penso per esempio a Marinetti, alle fragole mammelle di ricotta erettile, che è un nome che ancora oggi evoca immediatamente avanguardie, letteratura. In realtà è molto probabilmente poi un piatto con un sapore e una base molto più concreta di quanto non sembri. È attuale, È attuale, esatto, è attuale. nonostante abbia 60 anni o 70 Sì, anni. certo. Ma forse l'attualità non si misura semplicemente in anni, ma si misura, c'è un'attualità del gusto, per esempio, della sensibilità che forse non dipende dal tempo. Sono d'accordo. E com'era Marchesi in cucina? Era assente perché aveva uno staff considerato allora tra i migliori in circolazione, forse il migliore in assoluto in circolazione in Italia. E devo dire forse non solo, perché nel periodo in cui sono stato io c'era una continua, un continuo, ecco, forse esagero, ma un pellegrinaggio dalla Francia all'Italia, che è una cosa che insomma è difficile da Di solito pensare. succedeva al contrario. Bravissimo, ma poi pensare ai grandi di allora, che erano i grandi del mondo dal punto di vista enogastronomico, lo erano davvero, non c'erano, non c'era il panorama di oggi così ampio. Quando pensavi alla grande cucina mondiale, pensavi ai grandi chef francesi e vederli arrivare in questa sorta di pellegrinaggio continuo ogni domenica a trovare San Marchesi con una confidenza inusuale per noi ragazzi che veneravamo. Lui era chiamato il maestro non a caso da chiunque, anche dal mondo del giornalismo che gli aveva poi dato questa etichetta anche un po' fastidiosa per lui, ma lo era veramente. E vedere tutto questo pellegrinaggio verso l'Alberetta insomma, ha dato a noi dopo il valore della persona che evidentemente non percepisci in modo immediato, anche se lui con la sua proverbiale calma e la sua quiete, che però non era una quiete interiore, era un vulcano, non è, sono persone che sono stravolte dal proprio io interiore ed è quello che poi produce quella serie infinita di opere d'arte che ha fatto. E invece l'altro tuo modello, dicevi, Heinz Beck. Heinz Beck in modo temporale successivo, arrivo da lui senza, percependo che probabilmente avrebbe avuto un grandissimo futuro davanti, come avrei voluto averlo io, e seguendo quello che leggevo e che, sai, non c'erano i telefonini allora, perciò quello che sapevamo delle persone lo sapevamo attraverso la carta stampata, attraverso le riviste, attraverso tutto quello che riguardava l'enogastronomia e che allora era pubblicato sulle riviste di settore. E lui era particolarmente, mi aveva affascinato particolarmente per la sua cucina colorata e mediterranea, fatta da un tedesco a Roma che insomma non era... e devo dire che ho avuto una felice intuizione perché poi insomma il grande Heinz è diventato un gigante. Che cosa hai preso da Marchesi sul piano proprio gastronomico, delle preparazioni e che cosa hai preso da Beck? Ma in realtà non credo di non aver preso nulla di fisico, nel senso che ho cercato di apprendere la lezione. La lezione è quella della teoria che
di cui poi ti devi appropriare e la devi far tua e poi la devi rielaborare, perché poi quello che esce deve essere un prodotto che abbia uno stile, una firma, e questo mi è stato riconosciuto anche da giovanissimo, perché la cosa importante che ho capito della lezione è non copiare, non l'ho mai fatto, ma è apprendere, che è una cosa diversa ed è molto più interessante, molto più stimolante. Di Marchesi non puoi che prendere quella finta calma che invece è una grandissima un modo frizzante di prendere, di vedere tutta la vita. E l'ho scoperto ancora di più quando Marchesi è invecchiato negli ultimi anni della sua splendida esistenza. Era una persona vivacissima, che ancora guardava le donne con un occhio di interesse incredibile. Eh, per me è incredibile, e invece denota la grande intelligenza, la grande, Vuol dire che persone che l'uomo, si stupiscono poi a una certa età certo, sono fantastiche. vuol dire che l'uomo aveva un perlage fitto e finissimo, no? E di Heinz invece è stato una grande sorpresa il suo essere tedesco a Roma. Credo che sia stata la cosa più interessante, al di là eh, della cucina, di questo anche lui eclettico personaggio che si è adattato come mi viene in mente uno spiritello del bosco che si adatta, tedesco, Sì. che si adatta ad un ambiente romano molto difficile, soprattutto in quegli anni e negli anni in cui Roma non aveva grandissimi interpreti in cucina. Perciò uno che ha avuto grandissimo coraggio, una super perseveranza tipica dei tedeschi, e però che è diventato immediatamente romano. Fra le preparazioni di Marchesi, qual è la tua preferita? La mia in assoluto è difficile, devo fare mente locale perché il repertorio è talmente ampio, talmente a differenza di un musicista che insomma ha proprio di un cantautore che insomma sai, in cucina per una persona come Marchesi si parte dall'antipasto, ce ne saranno un centinaio e così scorrendo fino ad arrivare ai dolci. Però quello che forse mi ha trasmesso maggiore influenza sono i risotti. Il risore zafferano di Marchesi è nella storia, ormai è nel patrimonio gastronomico italiano, oltre a essere insomma in qualche museo famoso, no? E, però era al di là del risotto oro zafferano, era proprio l'imprinting che lui ha dato ai risotti in Sì. Italia, che sono insomma poi forse il più grande segno che lui ha lasciato, la grande traccia, perché oggi i risotti li cucinano tutti alla Marchesi. Il risotto di una volta io, sai, da Veneto trapiantato, da cresciuto in Veneto, sentendomi metà Veneto e metà Sicilia, a seconda delle esigenze, però insomma, i risotti in Veneto sono importantissimi, sono un grande pilastro della cucina veneta e ricordo benissimo che si facevano in tutt'altro modo, cioè con poca tecnica, con grande gusto, ma tralasciando le parti importanti che Marchesi è riuscito a far ad elevare ad arte. Era poi un grande suo pallino, cioè attraverso lo studio del procedimento già allora lui è riuscito a dare grandissimo valore a un piatto che probabilmente non era così importante, che non aveva grandissimo valore come invece oggi è praticamente diffuso in tutte le cucine italiane e non solo. E, cuocere il risotto con attenzione non è facile, forse questo è il grande insegnamento che ha dato non solo a me, ma che ha lasciato insomma grande traccia dentro di me.
E invece la preparazione di Beck che tu preferisci? Lui anche si è cimentato da tedesco nelle paste, grande. Io facevo i primi allora da Heinz proprio perché arrivavo da Marchesi e lui mi diede immediatamente la responsabilità dei primi piatti che non erano facilissimi per un tedesco a Roma, cucinati per i romani. Lui aveva un'altra persona con grandi attenzioni verso i dettagli e che capiva esattamente e da subito, probabilmente per le prime critiche feroci che gli fecero alcuni commensali, che la pasta doveva avere la più grande attenzione di questo suo processo creativo. Lui faceva moltissima attenzione alle cotture, sapeva che i romani erano amanti di paste molto al dente, molto molto al dente, completamente in antitesi con la cultura di Marchesi, perciò anche in questo è importante, è stato importante questo passaggio, perché capire due cose opposte, capirne il valore di entrambe è importante poi è stato importante per me per capire cosa sia giusto, cosa sia sbagliato e qual è il modo giusto di doversi adattare al pubblico, che è forse la cosa più importante per un cuoco, cioè quella non solo di esprimere se stesso, ma quella di capire chi ha di fronte, di riuscire ad accogliere, soprattutto per il ruolo che ho in questo albergo, che non è ehm, uno sguardo verso me stesso, è il contrario, deve essere il contrario per un cuoco di un grande albergo, cioè vedere dentro di sé ma per vedere chi ha di fronte a sé e cercare di percepire, di accogliere le esigenze del pubblico che arriva da noi, ovviamente senza scimmiottare nulla e nessuno, ma cercando di far capire quella che è la tua filosofia senza invadere il campo delle necessità del nostro cliente, che è importantissimo. Posto come il Quisisana che ha una clientela internazionale, ecco, quali sono quelli che apprezzano di più la tua cucina fra gli stranieri che vengono in questa struttura? Questi 2 anni di pandemia ci hanno fatto riscoprire la bellezza di cucinare per gli italiani, che sono il popolo più colto gastronomicamente parlando. Te ne accorgi solo quando hai una grande mancanza, no? Questo che è un albergo che si proietta sul mondo e che ha accolto tutte le nazionalità del mondo, un po' venendo a mancare negli ultimi anni gli italiani e non si capisce per quale motivo, perché quando ho iniziato questo mestiere, ricordo benissimo che quando c'erano i grandi signori italiani, i ricchi americani o i ricchi tedeschi o i ricchi francesi ci guardavano con una sorta di invidia perché l'italiano, quello ricco di una volta, il signore italiano, era veramente l'esempio del meglio nel mondo e rappresentava quasi come un'icona il meglio di quello che il mondo potesse esprimere in forma di eleganza, di cultura, di savoir-faire, di savoir-vivre. Eravamo un esempio. Oggi sembriamo quasi rincorrere qualcuno come se non avessimo dentro di noi nuovamente queste doti, ma è incredibile, no? È una riflessione secondo me che va fatta, Sì, forse assolutamente, perché noi spesso poi abbiamo un inspiegabile senso di inferiorità, oppure pensiamo sempre di dover imitare qualcuno, mentre fino a poco fa, fino all'altro ieri, era il mondo che imitava noi. E lo fa questo ancora, e lo fa ancora, però noi non ce ne accorgiamo non più. ce ne accorgiamo. Senti, e come racconteresti a una persona proprio estranea la tua cucina? Come gliela faresti capire in poche parole? Una cucina che a me piace definire radicata in questo splendido posto che non è solo fisicamente Quisisana, non è solo fisicamente Capri, è un'espressione un pochino più estesa, più ampia. Io mi riconosco in questo posto perché ormai sono 16 anni
che sono interpreti di questo posto, e per esserlo devo conoscerlo. Per poterlo raccontare bisogna averlo studiato, bisogna conoscerlo in modo abbastanza profondo. E quello che ho scoperto studiando un po' l'albergo, la sua storia, è che è un posto talmente eclettico che darne una definizione unica è difficile. Questo è un posto magico, ha avuto un sacco di influenze greche, romane, e poi fino all'ultimo periodo del Grand Tour in cui insomma c'è stato un forte radicamento della cucina internazionale che fino a un secolo fa insomma non si sapeva neanche cosa fosse, ma entrando nel circuito del Grand Tour si è dovuto adattare obtorto collo agli usi e ai costumi del tempo, diventando, ecco, da innovazione di allora tradizione di oggi. Perciò sono anche un grande collezionista di reperti storici, di menù proprio dell'albergo, che erano scritti in francese negli anni del Grand Tour, a fine 800, inizi 900 e antecedente le due guerre mondiali. Erano scritti in francese e in un menù del 1924, in onore del vescovo di Salerno che veniva in visita a Capri, si è servito il risotto alla milanese a Capri. Sì, ok. Possiamo definirlo un piatto storico del Quisisana? Il signore che abbiamo alle nostre spalle, che è l'artefice del successo di questo grande albergo, il signor Morgano, era uno dei grandi appassionati di risotto alla milanese. E i figli mantengono questa tradizione. Io una volta al mese circa faccio riso al salto per la famiglia. A Capri, A Capri. Solo mi vengono i brividi, perché sono cose talmente distanti, che possono sembrare talmente distanti, e invece sono talmente radicate, ma solo perché ne siamo dentro, lo conosciamo, l'abbiamo studiato, no? E che ne capiamo a distanza di tempo il valore. Il senso, certo. Una grande sorpresa. Perciò dico, quando parlo di cucina dell'albergo o della mia cucina, che sono praticamente la stessa cosa, perché sono interprete, ripeto, non sono autore, ma sono interprete di questo grande mondo del Quisisana. La cosa più bella è scoprire che nella cucina quisisana c'è praticamente quasi qualunque cucina. C'è una cucina mediterranea, c'è una cucina che si rifà ai Borbone, c'è una cucina che si rifà al territorio strettissimo di Capri e che ne ha fatto scoprire al mondo dei piatti che sono tra i più celebrati al mondo, la insalata caprese, di cui non si conosce esattamente l'origine, ed è una cosa alla quale mi sono appassionato e mi sono applicato in modo fervente, perché insomma è incredibile, no? No? Non sapere l'origine di un piatto che è il più celebrato forse della cucina italiana del mondo, certo, lo è tutto incredibile, no? E che nessuno abbia mai fatto prima è ancora più incredibile. Ed è un po' questo, forse, quella grande lezione che mi hanno lasciato i suoi Marchesi e Heinz Beck, no? Quella continua curiosità che ti porta attraverso la conoscenza a capire chi sei seguendo la traccia della storia. Quali sono i tuoi 3 piatti più rappresentativi, quelli che tu pensi che ti riflettono di più? Che difficile, il pesce sicuramente, i primi sicuramente, e le verdure. Poi dirtene una per tutte. Allora, Cominciamo dai primi. la memoria storica sono legato a tutti i piatti che ho fatto,
e forse ricordo quelli con maggiore forza, quelli degli ultimi periodi, quelli che magari faccio attualmente, ma non per attaccamento, forse perché è proprio la memoria che ci fa questo scherzetto, no? Certo, di selezionare. Che a selezionare, che abbiamo un cervello che funziona quando funziona bene, fa tutto da solo. Siamo in periodo primavera con i primi caldi a cavallo dell'estate e se devo dirti un antipasto, oggi le tre parmigiane, una parmigiana di zucchine in fiore, una parmigiana di cipolle di Montoro e una parmigiana di carciofi che poi vengono presentati con tre preparazioni diverse, distinte nel piatto, anche cromaticamente molto entusiasmante, molto fresco, molto primaverile, con i primi colori dell'estate che si avvicina e questo forse in questo momento è quello che ricordo con maggiore piacere e forse che mi identifica in questo momento, in questa fase. Sono innamorato del tonno, Mm. sono innamorato dei pomodori, di tutte le verdure. Pasta e piselli oggi è fatta con le seppioline, con tutte le parti meno nobili della seppiolina, è un altro piatto che mi piace molto ricordare. I legumi, sono innamorato dei legumi e perciò anche le paste cicerchie, che è un carissimo tuo omonimo giornalista famoso e il cui figlio è un grandissimo amico e conoscitore, nonché frequentatore dell'isola, Marino Barison, ci ha lasciato uno splendido libro che parla proprio della cucina caprese, ma in una sorta di chiacchierata e l'ha chiamata il titolo non ricordo esattamente, ma parla di cicerchie. Nel titolo c'è riportato la cicerchia, che era uno dei legumi più consumati sull'isola con le fave, che è andato man mano nel maledetto dimenticatoio Sì. discapito, ecco, dove la tradizione ha un valore e non deve essere prevaricata dall'innovazione. Questo poi fa parte della cultura, veramente della cucina mediterranea, no? E perciò ci sono legatissimo. Mia nonna, che poi queste benedette nonne che ci lasciano questo forte imprinting sul nostro palato, mia nonna è stata una vegetariana per costrizione come centenaria, non a caso, e che ci ha lasciato un bellissimo ricordo di tutto il patrimonio di frutta e verdura che da contadina coltivava e raccoglieva, ma è un patrimonio di gusto, oltre che di cultura Sì. e di sapienza nutrizionale, perché lo abbiamo scoperto da pochissimi anni, dagli anni 60 in poi, con questi due splendidi americani, che la cucina mediterranea, che neanche sapevano, neanche consideravamo una cucina probabilmente, ecco, sono dovuti venire due americani per dirci che esiste la dieta mediterranea e che la migliore è quella considerata migliore, più longeva tra tutte quelle mondiali. Infatti tua nonna, che mangiava stagionale, mangiava tendenzialmente vegetariano, come dici tu, vegetariana per costrizione e longeva, è proprio l'emblema della dieta, dei benefici della dieta mediterranea. Benefici per la salute, ma anche di grande soddisfazione del gusto. E tua nonna era siciliana, se ricordo bene. Sì. Quindi, quindi Siciliana fieramente contadina, che si alzava ogni mattina all'alba e andava nelle sue proprietà e ne aveva diverse dove coltivava in ognuna o la vite o la frutta o la verdura, ognuno aveva fisicamente una destinazione e anche una coltivazione specifica. prima hai parlato della caprese, dell'insalata caprese, adesso parliamo della torta caprese, che è un altro Ecco, must di Capri.
E, i- io conosco la tua torta caprese ed è davvero sublime, tant'è vero che con Elisabetta Moro, che condirige il Museo Virtuale della Dieta Mediterranea insieme a me, dicevamo che mangiare al Quisisana la torta caprese è come a Vienna mangiare la Sacher al Sacher. E, e questa torta tu da quanto tempo la fai? Da sempre. Da sempre? Da sempre e ancora prima di quando sono arrivato qua a Capri, perché per un brevissimo periodo sono stato a Cortina in uno sci club importante e famoso che raccoglieva un po' il gotha dell'imprenditoria e della nobiltà italiana e c'era questa grande passione già allora per la torta caprese alla Cortina, dove ho imparato a farla, dove l'ho conosciuta per la prima volta e poi venendo qui a Capri ho riscoperto piacevolmente perché è una torta favolosa, una torta che si consuma piacevolmente in qualunque momento della giornata ed è un tocco dolce ma anche abbastanza salubre per la presenza delle mandorle. Vabbè, poi c'è un sacco di burro, ma non lo diciamo. Qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito credo che siano gli spaghetti al pomodoro. Forse secondi, forse a pari con gli spaghetti e i ricci. Non saprei. Quindi quando tu ti vuoi regalare una cosa, proprio gratificare gastronomicamente, ti regali uno di questi piatti. Quando vado di riposo, se riesco ad andarci, e sono a casa a pranzo, la più grande, o se esco perché spesso non cucino a casa, soprattutto durante il periodo lavorativo che è molto intenso e mi dà un carico di stress elevato, allora se ho una mezza giornata o se posso stare a pranzo o cena fuori, mi concedo lo spaghetto al pomodoro e i ricci di mare se so che i ricci di mare sono realmente come si devono. E qual è invece il tuo cibo della memoria? Pane e pomodoro, che ritorna, il pomodoro torna e ne sono innamorato in tutte le sue sfaccettature. Anche se mi piace sicuramente molto di più a crudo che a cotto. Che hai accorto? Chi te lo preparava il pane e il pomodoro? La nonna, ma in realtà non lo preparava perché quando eravamo ragazzi, adolescenti, andavamo in Sicilia a trovare la nonna durante i periodi estivi, era il periodo della raccolta delle mandorle. Mia nonna ne aveva uno abbastanza importante e noi partivamo a piedi la mattina all'alba e a pranzo il pasto che consumavamo era pane, pomodoro, un'oliva, se capitava un pezzettino di formaggio, anche se parlare di formaggio là in Sicilia in quel periodo e in quelle zone formaggio è tutto e niente, là è pecorino, il formaggio è il cacio, Il cazzo. che Era è di pecora. la tuma, o non La è? tuma, La sì, tuma, sì. adesso non so esattamente perché non ne ho ricordo nitido, ma comunque era un formaggio che mia nonna non faceva, ma che barattava le grandi culture. Grande cultura, certo. Barattava permettendo ai pastori di pascolare, perciò di tenere i terreni puliti per il rischio che c'era fortissimo di incendi, anche se spesso poi mia nonna ci raccontava che erano incendi voluti, dolosi, volutamente dolosi, perché in questo modo ricresceva l'erba fresca quando il periodo era troppo secco e arido e bruciando permetteva all'erba fresca di crescere e di dare un pascolo più nutriente e più saporito alle pecore che poi facevano un formaggio e un latte ovviamente più profumati, più nutrienti, più accolorati anche. E
che ho un ricordo bellissimo di un altro prodotto che secondo me è inimitabile, perché poi non sono mai più riuscito a trovarlo della stessa qualità della ricotta di pecora siciliana. Forse quella sardegnola si avvicina, ma quella siciliana credo che sia non plus ultra. Quella appena fatta, appena scolata, ancora tiepida, che si consumava in tutte le case mediamente povere La della leggendaria Sicilia. ricotta dei Nebrodi, che fa pensare all'Odissea, è la ricotta di cui parla Omero nell'Odissea, quella che i ciclopi si preparano. E in questo che tu racconti c'è l'essenza del Mediterraneo. Quindi io, per concludere, ti chiederei proprio questo: qual è il tuo pensiero sulla dieta mediterranea? Dovrebbe essere una vera, lo è già, una bandiera, ma dovrebbe essere colta da noi cuochi, da noi chef, come la parte più importante della nostra radice creativa. Cosa voglio dire? Partire dalla conoscenza approfondita della dieta mediterranea, della cucina mediterranea, per poi ognuno con la propria creatività esprimere quello che ha da esprimere, ma partendo, ripeto, perché è importante capirlo, abbiamo scimmiottato la cucina spagnola, la francese, ma noi abbiamo il più grande patrimonio al mondo, in tutti i sensi, sia dal punto di vista delle produzioni, che dal punto di vista proprio della cucina, avendo un sacco di prodotti diversi e tutti di grandissima qualità, perché vengono da una terra unica al mondo. Abbiamo un patrimonio di ricette immenso. Scopiazzare gli altri, quello che è successo un po' negli ultimi 20 anni, non credo che sia stato molto intelligente. Riappropriamoci, conoscendolo, e cerchiamo di dare valore a quello che siamo. Non potrei essere più d'accordo, guarda, sottoscriverei tutto quello che hai detto, e ringraziamo molto Stefano Mazzone, Io ringrazio voi per questa executive chef, lo ripeto, del leggendario Cuisisana di Capri, per aver concesso un po' del suo tempo prezioso al Museo Virtuale della Dieta Mediterranea. Grazie Stefano. Grazie per la splendida chiacchierata.